Even get to cross. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete dal mio outfit oggi si parla di snowboard. Mi sono messo la magliettina di The Garden per l'occasione e ho anche la cuffietta di The Garden, che sono coloro i quali mi hanno insegnato praticamente tutto quello che so sullo snowboard. Questo è il periodo, secondo me, nella quale chi sta adesso guardandosi un po' intorno per cambiare tavola, questo è il momento perfetto, perché tra un po' cominceranno a buttare fuori le tavole nuove, qualcuno le ha già messe fuori, ci si inizia a guardare attorno e c'è da mettere in conto la fatidica scelta della tavola. Che tavola scegliere? Ci sono un sacco di cose diverse da sapere e in mezzo a tutto sto casino di informazioni qualcuno potrebbe anche trovarsi in difficoltà. E secondo il mio punto di vista dobbiamo fare una grossa distinzione subito. Secondo me gli snowboarder si dividono in tre categorie: ci sono i principianti, ci sono gli amatori e ci sono i pro. Dei pro non parleremo chiaramente, perché essendo pro sanno già tutto quello che devono sapere, le tavole gliele regalano, e io considero pro i ragazzi che fanno gare, che fanno salti magari da 25-30 metri, che fanno dei double esagerati, e quindi do per scontato che sappiano di che cosa hanno sotto i piedi. Anzi, tante cose che vi dirò oggi mi sono state dette proprio da loro. Quindi io oggi vi parlerò principalmente di principianti ed amatori. Innanzitutto sia amatori che principianti devono avere bene in testa che tipo di snowboarder vogliono essere. Dopo 10 uscite c'è chi comincia ad approcciarsi magari allo snowpark, fare qualche saltino, c'è chi comincia a fare qualche fuoripista, un po' anche leggero, magari bordopista con un po' di neve fresca. E invece c'è anche chi usa la tavola per fare da sposta baite, dove ci si sposta di baita in baita per bere le birrette. Infatti prima di cominciare dobbiamo capire perché una tavola sembra che l'abbiano flessibilata a metà e l'altra invece sembra che ci abbia passato sopra un carro armato, e l'altra invece sembra la classica tavola, però boh, è strana. Bisogna aver bene in testa che cacchio abbiamo davanti, perché le tavole ultimamente hanno delle forme assurde e belle, bellissime, però bisogna un attimo aver capito perché c'ha queste forme qua, no? E tutto sto marasma di tavole strane si può riassumere in tre diversi shape, si chiamano, che sono semplicemente le forme che hanno, no? In realtà non sono tre gli shape, sono molti di più, però per comodità li dividiamo nei tre più, diciamo, famosi, quelli più utilizzati, che sono il twin tip, cioè punta e coda esattamente uguali come le tavole che siamo abituati a vedere tutti. Ci sono i directional, che sono per esempio l'hard, oppure le tavole da freeride, che hanno praticamente gli attacchi spostati indietro per galleggiare meglio. E poi ci sono le directional twin, che sono sempre direzionali come le tavole da freeride, quindi hanno gli attacchi, hanno il nose più lungo del tail, però hanno punta e coda rivolte verso l'alto come le twin tip, e sono adatte per fare un po' di tutto. Sono più indicate magari per fare salti grossi, per fare pipe, per andare fuori pista anche vanno benissimo, anche in pista vanno da Dio, perché tengono le lamine di brutto. C'è da tenere in considerazione però che avendo il nose più lungo del tail, quando si va ad andare in switch, cioè con il piede normalmente dietro, cioè con l'altro piede, un po' di difficoltà si può avere, perché abbiamo il nose in switch, che sarebbe il nostro tail in forward, che è più corto del nose. Non so se mi sono spiegato, comunque in sovraimpressione avrò messo tutte le immagini così capite benissimo tutto, no? Quindi diciamo, abbiamo deciso qual è il nostro shape, morta lì, abbiamo già finito. Invece no raga, qua si apre un mondo infinito, che sono i camber praticamente, e il camber non è altro che il profilo della tavola, cioè se noi poggiamo il nostro snowboard su un tavolo, banalmente, il camber stabilisce quale parte della tavola appoggia alla superficie, cioè alla neve, e quale invece è sollevata.
Il camber più famoso, che è quello più utilizzato dai principianti all'inizio, ma anche tanti pro continuano a usare quello lì, è il camber tradizionale, cioè ci sono gli attacchi appoggiati alla neve e in mezzo si crea il ponte, ok? Quello è il camber tradizionale e va benissimo per cominciare, va benissimo anche per chi è già navigato e vuole una tavola per fare tutto, vanno davvero da Dio per fare tutto, e non a caso infatti è il più utilizzato perché è il più versatile di tutti e ha un'elasticità molto buona sia per fare ollie che anche per fare rail, anche se per fare i rail ci sono tavole migliori, però se uno vuole una tavola per fare tutto, il camber tradizionale secondo me è la scelta migliore, che voi siate principianti ma anche gli amatori, è veramente perfetta. Dopo il camber tradizionale c'è il camber inverso, o anche chiamato il banana, no? Dove praticamente al posto di appoggiare gli attacchi appoggia il centro della tavola e sono fatte a U, diciamo, no? A banana proprio. Queste qua sono le tavole tendenzialmente più morbide, che sono più adatte per fare jibbing, quindi quelli che masticano rail, box e fanno salti medi, che sui salti grossi ve le sconsiglio perché tendono a farvi revertare. Praticamente in fase di atterraggio è facile girarsi banalmente, certo non è niente di che, però ci sono tavole migliori per fare salti grossi. Sui salti M, salti S, rail e mica rail, queste qua fanno paura, e vi dico anche che secondo me sono perfette in fuoripista perché essendo molto morbide, quando voi andate ad appoggiare a galleggiare vi aiutano un sacco. Dopo il camber tradizionale e il camber banana c'è il camber flat, cioè praticamente è completamente piatto e tutta la superficie della tavola appoggia sempre sulla neve. Quelle tavole qua sono più amate da chi fa jibbing perché hanno un'elasticità negli olli esagerata, perché la tavola è ferma, è piatta totalmente, quindi se noi la stressiamo e vogliamo ollare, lei vuole tornare dritta, no? Quindi per gli olli fanno paura, fate degli olli da paura. Sono particolarmente amate da chi fa rail e box, perché quando voi agganciate il rail e il box la tavola appoggia per il 90% della superficie sopra la struttura, quindi sono molto stabili. Chiaramente bisogna avere un po' di... cioè non è che se siete principianti prendete la tavola flat, andate sul primo rail, va ammazzate lo stesso, però sono amate da chi è sgamato sui rail perché appunto sta roba qua aiuta un sacco. C'è da dire però che a me non sono mai piaciute particolarmente perché sui salti anche gli M in fase di atterraggio, quando voi atterrate, essendo piatte non ammortizzano niente e dovete essere bravi voi con le ginocchia e le caviglie ad ammortizzare, però se arrivate corti prendete delle secche allucinanti, quindi secondo me per i salti così non sono adattissime. Essendo delle tavole piatte fuori pista esistono tavole molto meglio, e invece per la pista sono molto amate perché vi permettono di fare quelle carvate allucinanti che vedete nei video, perché la lamina appoggia sempre totalmente, perché essendo piatta è sempre tutta sulla neve, e quindi quando voi la incastrate nella neve fa sbam, vi spara proprio come un missile, e quindi anche in pista non sono male. Quindi abbiamo visto praticamente il camber tradizionale, il camber banana, il camber flat. Ci sono ora i camber ibridi, e i camber ibridi ce ne sono un sacco. Il più famoso è il V-Rocker, e praticamente si chiama V-Rocker perché la tavola è un po' a forma di V, no? Ci sono il nose, il tail e il centro della tavola che appoggiano sulla neve, e gli attacchi sono invece rialzati, cosa che a me non mi hanno mai dato sensazioni particolarmente incredibili. Dicono che sono il top per la pista e per il freeride, che vanno bene per fare piste freeride, perché appunto abbiamo gli attacchi galleggianti e quindi quando noi andiamo in fresca, quando spingiamo tende a galleggiare meglio. Però sinceramente a me non sono mai andato matto per le V-Rocker e per i camber ibridi. Se per voi è stato diverso scrivetemelo nei commenti, che li leggo sempre tutti, anzi anche molto volentieri. Però insomma, quando voi andate a comprare la tavola andate sempre nei negozi, chiedete ai ragazzi che vi spiegano, sono sempre tutti molto disponibili. Certo è, se voi andate con qualche conoscenza in più non fa mai male, no? Ora bisogna parlare di flex. Il flex praticamente è la rigidità della tavola, che prendendo in considerazione
qualsiasi tipo di tavola esistente sul mercato va dal 1 al 10 il flex, no? Dove 1 è la morbidissima da freeride e basta, senza neanche le lamine praticamente, e il 10 invece sono le tavole da hard, quelle che hanno gli attacchi con gli sci che fanno i pali, no? Diciamo che le tavole da snowboard che siamo abituati a vedere noi si aggirano intorno dal 4 all'8-9, ok? Dove secondo me il flex perfetto per fare tutto è il 6-7, andate ovunque. Ok, ora sappiamo tutto delle tavole, praticamente sappiamo tutto. Facciamo finta di essere uno snowboarder alle prime armi che vuole iniziare ad approcciarsi al park, a fare qualche saltino, a fare qualche box e qualche rail, e si è stufato delle tavole a noleggio perché sono dei pali di legno e fanno schifo, e vuole una tavola sua perché quella stagione qua ha deciso che farà 20 uscite, no? Che tavola scegliamo? In questo caso io mi sento di consigliare una tavola twin tip da Jibbing, che con un flex intorno al 5-6, ma anche 5 va bene, perché le tavole da Jibbing sono indubbiamente più facili per cominciare a fare qualche numerino, perché perdurano anche molto di più. E per farvi un esempio si può andare su una Capita, la Pro Model di Scott Stevens, è adatta pure ai super gibber cazzuti che vogliono fare tutti i 450 in e 450 out della vita. Facciamo invece secondo me l'esempio più comune. Noi siamo uno snowboarder bravo che in pista se la cava alla grande, che in park si sta cimentando con back 6-3, front 6-3, qualche rail lo aggancia bene, lo fa fino in fondo, però che quando nevica, raga, che vengono giù i metri, bisogna andare fuori pista. Che cacchio di tavola prendiamo per fare tutte ste robe? Qui ragazzi sta un po' a voi decidere se prendere una directional twin oppure una twin tip, sapendo però che la directional twin, se volete fare qualche trick che poi arrivate in switch, avrete qualche difficoltà in più per la dimensione del nose rispetto al tail, che però in fresca vi aiuterà. Invece se andate sul twin tip potete andare sul camber tradizionale con magari un flex intorno al 6-7 anche, che almeno avete una tavola bella cazzuta per quando fate i salti più grossi. Se volete però provare un camber diverso per sentire un po' com'è la differenza tra il camber tradizionale che avete sempre usato, questo qua è il momento giusto per farlo. Detto questo ragazzi, il discorso tavole finisce qui. Il video adesso, la registrazione dura 25 minuti, quindi spero di riuscire a tagliare il più possibile per non farlo diventare troppo lungo. Tra un po' farò un discorso di bindings, cioè di attacchi e come si mettono o non si mettono e bla bla bla. Magari vi tiro fuori proprio la mia tavola così capiamo meglio. Questa è la mia opinione, sono aperto a tutto, scrivetevi nei commenti le vostre opinioni, se ho detto delle stronzate, se avete altre cose da aggiungere non vi fate problemi, scrivete qua sotto che io rispondo tranquillamente a tutti. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile in questo caso. Io vi ringrazio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Iscrivetevi e attivate la campanella raga, perché quest'anno ne vedremo delle belle.